Stranamente quest'opera, che qui in Lituania è conosciuta perché diventa quasi un simbolo nazionale, penso che è importante per altri teatri di essere una riscoperta di un'opera veramente che è molto molto interessante, perché appartiene a un periodo della storia della musica italiana dove non si è lavorato molto. Da una parte Ponchielli in quel periodo era una nuova scoperta musicale, perché diventava o partiva dalla scuola di Verdi, però già ci sono degli spunti interessanti che diventa anche una scrittura molto nuova, sempre nel senso del grande opera, perché c'è stato questa situazione che in Italia in quel periodo c'era Verdi o c'era già la nuova scuola wagneriana, e di questa maniera alla fine la Gran Opera era l'altra. Però è molto interessante anche perché in quest'opera c'è un personaggio fondamentale, e il personaggio fondamentale è il popolo che è rappresentato dal coro. Questo popolo che da una parte c'è il popolo lituano che è sottomesso, dall'altra parte c'è il popolo tedesco che è il popolo di qualche maniera trionfante, per dirlo così, però che anche lì c'è una cosa interessante, che questo popolo è un popolo sottomesso anche della religione. Non esiste un'immagine che uno può dire moderno, classico o no. Per me le parole quelle non esistono. Esiste uno spazio di rappresentazione che deve essere al servizio della musica, soprattutto in questa musica, che ci sono dei momenti di grande opera, però ci sono dei momenti che assolutamente è molto simbolica. Veramente che quest'opera sia una scoperta non solo per questo pubblico in Lituania, sino che anche sia una scoperta per altri teatri in Europa in generale, perché merita assolutamente di essere rimessa, non dimenticata nel repertorio del teatro fine Ottocento e inizio Novecento italiano, perché sarebbe un peccato non farla conoscere, non solo da maniera di video, sino anche nelle rappresentazioni in altri posti del mondo. Questo sistema di ripresa che abbiamo fatto qui nel cinema viene chiamato set extension, ovvero si filma su un grande fondale verde ciò che sono le azioni, i movimenti che poi si penseranno di mettere nei vari momenti dell'opera. Il processo, allora, nella prima fase dividiamo, no? Nella prima fase Ugo indubbiamente è l'ispiratore, perché è lui che affronta come mettere in scena l'opera. Ci sono diverse interpretazioni e lui sceglie la sua, giustamente, come si fa sempre. E poi ci cerca di coinvolgere e spiegarci un po' qual è la fase, a me personalmente, perché io devo cominciare a preparare le immagini. E questo è il secondo step di ideazione, perché si lavora assieme, cioè quello che Ugo dice a me poi va messo assieme con chi fa i costumi e alla fine con chi fa le luci, perché il risultato finale, per essere completo, deve avere sì ciò che avviene in scena, deve avere sì le proiezioni, ma deve avere le luci che fondono perfettamente tutto quanto. Sicuramente sono stati usati dei costumi, dal mio punto di vista, per quelli che ho filmato, che ho visto, eccetera, che sono abbastanza classici, nel senso che ovviamente ci sono le armature, ci sono le spade, quindi parliamo di ambientazione, diciamo, quasi medievale. Però tutto il resto della messa in scena è sicuramente molto originale dal mio punto di vista, è moderna, anche se è legata alla storia, perché questi sono i lituani, è la storia dei lituani. Il compositore, quando fa la musica, segue la storia e ci mette qualcosa di suo, la sua interpretazione, e noi con la luce
dobbiamo accompagnarlo, dobbiamo esaltare questa sensazione che vuole dare con la musica. Ho abbastanza libertà, ovviamente se mi chiede una cosa molto onirica, una cosa molto fuori dalla realtà, devo interpretarla in quel modo. Se mi chiede una cosa molto reale, devo interpretarla nella maniera più reale possibile. La difficoltà più grande, perché vede, la nostra interpretazione è data anche da delle questioni tecniche. Ci sono delle scenografie, ci sono dei costumi, ci sono appunto gli attori che si muovono e io devo esaltare queste cose. Sì, il vostro è un teatro molto ben organizzato e ci permette di fare molte cose. Aš manau, kad jinai yra pakankamai turtinga muzika. Savo melodika, savo temomis, savo leitmotyvais, savo charakteriu. Man atrodo, išskirtinė, jinai yra punkėlė, bruožais, itališko stilingumo muzika, kur tikrai klausytojo tai kaip tik labai lengvai paima ir yra labai patraukli, nes lengvai atpažįstama ir lengvai įsimenama. Yra labai daug ansamblių, kur dainuoja solistų ansamblis didelis plus choras. Ir tai visą suvaldyti ir suvesti vieną, tai nėra labai paprasta. Daug užkulisinių padainavimo choro, tokios įvairios, staigių pasikeitimų muzikos, kurią reikia greitai ir staigiai suvaldyti. Aš manau, kad čia reikėtų suprasti, kad šitą operą labai retai statoma ir labai mažai tų įrašų ir galimybių paklausyti ar pamatyti pastatymą. Turbūt pastatymą iš viso šiuo metu nelabai yra kur galimybę pamatyti apart mūsų teatrą. Tai, manau, gurmaniška opera, nes tai yra vis dėlto baras ir ta lentyna, iš kurios retai gali išsitraukti knygą. Turiu minty dabar tą operą, kurią gali paklausyti ir pamatyti.